Buongiorno, l'alba del quarto giorno e sto per lasciare il rifugio Tighetto. Oggi forse allungo un po' la tappa per andare un po' più avanti e recuperare sulla prossima, perché molto probabilmente piove e quindi meglio fare una tappa corta, così magari riesco a scansarmi un po' di pioggia. Andiamo, va? Faccio vedere l'alba nel frattempo. Ecco, diciamo che se non ci fossero tipo 3 gradi sarebbe anche bello farsi un bel bagno qui, magari ad agosto alle 2. E per la prima volta da 4 giorni sembra di stare su un sentiero normale. Guardate, guardate. Questa è la discesa dal rifugio, devo dire molto carina. Ti fai un po' di sassolini, però poi è carina, ma ci prepariamo poi a salire come i dannati. Stiamo tornando in quota, dobbiamo arrivare ai 2000 più o meno e il tracciato è tornato ad essere roccioso, come potete vedere. Non è comunque paragonabile a quello dei primi giorni, ma diciamo bisogna stare un po' attenti anche qua. Bene signori, allora un po' di notizie. Finalmente il telefono mi è tornato a funzionare, quindi sono riuscito a controllare un paio di cose. Allora, sto evitando di passare per Ciottolo dei Mori, il rifugio Ciottolo dei Mori, che tecnicamente doveva essere la fine di questa tappa. Precisamente si trova dietro quel promontorio lì. Invece io sto andando da questa parte. Niente, non mi aiuta oggi l'Osmo Pocket. Sto andando da questa parte qui e sto tagliando un po' il percorso perché domani sarà una giornata di pioggia, intera giornata di pioggia, cioè inizia la mattina e finisce il giorno dopo forse. E per carità si può camminare sotto la pioggia, è sconsigliato farlo sul GR20. Si può montare una tenda sotto la pioggia, si può smontare, tutto si può fare, ma è molto scomodo ed è un gran casino, anche perché poi inevitabilmente qualcosa la bagni e anche se non si rovina, ma comunque poi sei costretto a portarti acqua in più nello zaino. Quindi preferisco doppiare la tappa di oggi, quindi cercare di arrivare o a Mangano o al rifugio prima e poi fermarmi per un giorno visto che piove al 100%. That's it. Quindi oggi mi spettano quasi 30 km con i soliti 1500 di dislivello in salita e in discesa. Un'altra bella tappa impegnativa. Anzi, questa valle in cui camminare è fichissima. Ora sto alzando un po' il passo, farò un po' meno video magari oggi, ma questa valle è veramente figa. Pascoli, ci sono mufloni, bella. Ripassiamo dall'altra parte del fiume, guardate un po' chi c'è lì, i miei amici di Brescia che pensavano di essere tanto veloci, ma se alzo il passo li lascio a casa praticamente. Ah, c'è anche della gente che fa il bagno, li vedo. Beh sì, l'acqua è molto invitante, devo dire la verità. Allora ragazzi, sto incontrando una serie di piccoli rifugi, alcuni fanno formaggio, sono privati, che non sono quelli ufficiali, ma comunque in caso di emergenza vi danno la possibilità o di spezzare qualche tappa o di allungarla di un po' senza rischiare di rimanere in mezzo al nulla. Questo tratto qui è veramente una passeggiata di salute perché vedo anche gente con le sneakers che ci sta, cioè che incrocio, quindi immagino sia veramente turistico.
E sono appena arrivato a Casal del Vergio. Ah, carino. Credo che mi prenderò un caffè. Guardate che bella pineta che vi aspetta dopo Vergio. Cioè sembra di stare... A parte l'odore di pino è intensissimo. Ah, che bello. E poi c'è l'ombra. Poi siamo dopo pranzo, quindi le ombre iniziano ad allungarsi. Giornata spettacolare. Che bello. Lasciatemi qui. Che dire, qui improvvisamente il GR20 si è trasformato in un cammino vero. Cioè sembra un cammino di quelli normali. Sentiero, bosco, niente rocce che ti ammazzano le caviglie. Cioè una roba... cioè proprio godrete in questo punto, se ci venite, direte ah, che bello. Cioè, io proprio me la sto godendo questo pomeriggio verso Manganu, o Mangano, come cazzo si dice. Che bello. Questo è il tratto verso il lac di Nino, il lago di Nino, dove farete un po' di cresta, quindi tirerete fuori la felpa. Poi qui, una volta passata la cresta, si starà meglio. Ah, oddio, qui si potrebbe campeggiare volendo. Cioè, ogni tanto si trovano questi spiazzi. In teoria non si può campeggiare liberamente, ma qualcuno lo fa. Quindi devo dire che la vista meriterebbe in ogni caso. Appena tornerete intorno ai 2000 ricominceranno i sassi. Vabbè, però diciamo almeno è un sentiero sassoso, ma almeno è un sentiero, diciamo, a differenza dei giorni precedenti, dai. Quindi si fa. E adesso qui a 2000 metri abbiamo pascoli, sentiero battuto, e non ci si annoia mai in questo GR20, veramente. Posso dire qualsiasi cosa, ma non che sia noioso, cioè veramente ogni tot cambia tutto. Bellissimo questo, il vitellino. Minchia, è enorme sto lago di Nino. Madonna, guarda qua, veramente enorme. Bella anche la valle. E finally il rifugio Mukaja. C'è anche il recinto delle mucche, giustamente. C'è anche molto vento, quindi probabilmente sentirete. Basta. Allora, e faccio continuo. Altri 2 chilometri. Mi fermo qui. C'è un buon odore di cibo. Dai, sono 2 chilometri, Nico. Arrivi. Eh sì ragazzi, gli ultimi 2 chilometri in questa vallata, poi saliamo quei 100 metri e lì proprio di fronte a noi c'è il rifugio Manganu, che mi sembrava leggermente meglio di Vaccaia, così a primo acchito, ma posso sempre sbagliarmi perché tanto stiamo in Corsica, qui tutto è possibile. Ed è arrivato anche il momento di tirare le somme di questa giornata. Allora, le 2 tappe separate sono molto ma molto meglio e godibili, quindi se non avete fretta come il sottoscritto, separatele. La prima è un'ascesa verso Ciottolo di Mori e vi godete la vista lì, dormite lì, credo che sia una bella esperienza. Mentre la parte successiva, cioè da Ciottolo dei Mori al rifugio Mangano, credo che sia la parte al momento che... Mi giro un attimo che devo trovare un po' di luce, che sto parlando, ma che capelli c'ho, Dio. Credo che sia la parte a livello naturalistico più interessante. Cioè attraversi l'alta montagna, il sottobosco, poi arriviamo al lago, la palude, cioè è veramente figa sotto quel punto di vista, quindi bella, questa è veramente bella, ho apprezzato davvero tanto. Ciao, a domani!